Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di Yamaha Montage, uno strumento molto potente di casa Yamaha che mi accompagna dal 2017. Yamaha Montage è stato introdotto nel 2016 ed è andato a sostituire quella che è stata la linea forse più venduta per Yamaha, la linea Motif. La linea Motif che è iniziata nel 2001 con Motif Classic, Motif ES, Motif XF e infine Motif XF. Montage praticamente è l'erede di Motif XF e infatti ne è al tempo stesso compatibile con i suoni di Motif XF, ma anche con alcuni dei Motif delle serie precedenti. All'interno di Montage, infatti, tutta la libreria presente all'interno di Motif XF è già installata di default, quindi avremo tutti i nostri suoni al suo interno, ma al tempo stesso potremo importare suoni che abbiamo creato con Motif XF, ipotizzando di aver avuto quel modello e di fare l'upgrade, e utilizzarceli all'interno di Montage. Quindi da quel punto di vista lì non perdiamo niente, ma ci guadagniamo assolutamente, quindi la macchina è molto versatile e ha avuto un occhio di riguardo Yamaha per i suoi utenti più fedeli e i suoi utilizzatori di sintetizzatori che avevano già macchine antecedenti a Montage. Montage ha introdotto chiaramente delle novità, delle migliorie rispetto alla serie Motif XF. Prendiamo l'ultimo modello come riferimento, no? Che era quello più recente. È stato introdotto il live set, è stato portato tutto ad un'unica modalità performance, quindi non c'è più la suddivisione tra voice e performance, ma abbiamo un'unica modalità comune a tutta la macchina, quindi che abbia da una parte a 8 parti, quindi non esiste più la voice ma esistono magari le performance con singolo suono, e l'Iveset che è lo step successivo che ci permette di utilizzare la macchina dal vivo senza stacco di suono. La macchina è stata potenziata anche dal punto di vista dei controlli, quindi abbiamo 8 knob, 8 slider, 8 tasti, abbiamo il super knob, abbiamo una scheda audio di nuova generazione rispetto a Motif con uscite bilanciate, un audio molto più cristallino e più potente. Abbiamo comunque i nostri tasti a pannello che chi ha utilizzato Motif conosce, quindi possiamo agire sia da touchscreen, in questo caso perché è un touchscreen, che da pannello tramite tasti anche per le modifiche al liveset. E abbiamo la nostra meccanica FSX sui modelli 61 e 76, che era la stessa presente su Motif XF, e una meccanica pesata su Montage 8. Quindi dal punto di vista della dotazione è molto ben fornita. Rispetto a Motif XF sono state ulteriormente fatte delle modifiche dal punto di vista di sintesi, quindi
partendo un po' da quello che è stato SY99, SY77 nel fine anni 80, quindi 89-91, quelle macchine erano provviste di due sintesi al loro interno, quindi la parte dei campioni e la parte FM. La parte di FM in quel caso era 6 operatori basata sul DIC7. Chiaramente su SY77 e SY99 era possibile utilizzare degli effetti, cosa che magari su DX7 non era possibile perché non erano presenti, quindi già la macchina era fornita di effetti e in più era possibile combinare le parti. Chiaramente la polifonia, basata poi su quello che era gli anni in cui è stato prodotto, era alta. Ad oggi sarebbe poco. Con Montage questa cosa viene reintrodotta. Abbiamo sia la parte AVM2 dei campioni con 128 note di polifonia e al tempo stesso abbiamo una parte FMX ad 8 operatori, non a 6, con altre 128 note di polifonia dedicate. Quindi noi possiamo tranquillamente utilizzare solo la parte AVM e solo la parte FMX o combinarle tra loro. Quindi questa cosa rende la macchina estremamente potente, estremamente versatile, perché attenzione, io da quando la utilizzo, quindi dal 2017, non ho mai avuto problemi di polifonia nella macchina, quindi anche se utilizziamo performance a 8 parti, la polifonia non finisce perché la macchina la gestisce bene, quindi sicuramente anche dal punto di vista di performance impegnative dal punto di vista della polifonia, la macchina riesce a gestirle senza problemi. Abbiamo 640 slot user per memorizzarci le nostre performance e 1024 slot nella setlist, quindi sono 8 banchi da 128 slot come user setlist. Quindi sicuramente abbiamo una buona dotazione di quello che è lo spazio a disposizione dell'utente per crearsi i propri suoni, per utilizzarli dal vivo e non, quindi comunque il live set rimane una modalità a parte dedicata al live e poi comunque tutto il resto è nella modalità performance e ci serve per salvarci i nostri suoni senza andare minimamente a toccare quelli che sono i preset, che rimangono sempre disponibili per l'utente e non vengono mai sovrascritti.
Bisogna fare poi una precisazione su quello che è il liveset. Allora, il liveset permette di utilizzare, come dicevamo in precedenza, le nostre performance all'interno della modalità live, quindi in ogni caso averle in ordine di scaletta di come andiamo a utilizzarli per esecuzione di brani. Lo stacco tra i suoni non c'è neanche se siamo nella modalità performance normale, chiaramente lì l'ordine sarà diverso, quindi il liveset ci viene incontro da quel punto di vista e ci permette di metterci in ordine e di cambiare o tramite touchscreen o tramite pedale collegato i nostri suoni nell'ordine di cui abbiamo bisogno. Quindi possiamo organizzarci le nostre scalette con i brani, con i suoni dei brani in ordine di cui abbiamo bisogno. Un'altra funzione che però è molto importante a livello di liveset è il fatto che la performance che noi andiamo a utilizzare, se viene utilizzata per più volte, può essere modificata ad esempio all'interno di liveset per il volume, quindi noi non dovremo ricopiare 500 volte lo stesso suono e avere 500 performance memorizzate nello strumento per fare delle modifiche basilari tipo il volume. Ovviamente se andiamo a fare delle modifiche specifiche comunque che agiscono sul suono, quindi abbiamo bisogno, poi creiamo effettivamente un suono diverso, allora a quel punto lì sì che dovremo memorizzare un altro suono in un altro slot user, tanto per dire, no? Perché ovviamente c'è il bello e il brutto di questa cosa, quindi se da una parte abbiamo il vantaggio che se noi creiamo una performance, la usiamo 15 volte, possiamo usarla nella live set con 15 volumi diversi, ma la performance creata è una sola, al tempo stesso il rovescio della medaglia è che se noi quella parte lì, cioè quel suono, quella performance, la modifichiamo a posteriori e non ci ricordiamo che l'avevamo bisogno nell'altro modo per le 15 volte che l'abbiamo memorizzata, ovviamente lo strumento, pescando la memoria da una singola performance, andrà poi a modificare tutte le altre in cui è stato utilizzato, quindi bisogna un attimino farci l'occhio su questa cosa qui. Però personalmente io trovo che sia molto comodo, perché io mi creo una performance, mi creo il mio pad che utilizzo principalmente live, me lo creo una volta, mi serve in 10 brani, lo uso, lo copio nella live set 30 volte con volumi diversi per ogni brano, però lo strumento va a pescare sempre da quella performance, non va a pescare da 30 performance diverse copiate uguali, quindi se io vado dentro nel category ho 30, si chiama DKS pad 1 30 volte, o DKS pad 1 e pad 30 sono uguali ma con la modifica del volume, perché è una cosa che fa perdere un sacco di tempo e non la trovo neanche molto funzionale. Quindi sì, mi creo magari 2 o 3 varianti del suono se mi servono già modificati cut-off o altri parametri, quindi comunque effettivamente è come se stessimo creando un altro suono, ma se noi lo stesso suono lo utilizziamo esattamente allo stesso modo con volumi diversi, con la modalità live set lo possiamo fare tranquillamente. Quindi altra cosa che tanti non sanno è che la macchina, con un escamotage, quindi partendo anche da un suono inizializzato di tipologia drum, quindi initial drum, possiamo, se inserito su chiavetta,
mettere dei file wave. Questi wave importati in un parziale e assegnati a un tasto, quindi noi si può fare assolutamente lanciare dei sample dal tasto, quindi tanti questa cosa non la sanno, ma si può fare. Una volta fatto, sembra più complesso di quello che è in realtà, ma è una cosa molto semplice, quindi si può comunque combinare questa cosa a partire da un suono di drum inizializzato, quindi avremo il primo parziale che verrà utilizzato, il primo layer, diciamo il primo suono della performance dedicato al sample con key range settato su quello che è il tasto dove dobbiamo lanciare il sample, e tutto il resto, quindi le altre 7 parti, chiaramente ne avremo da 1 a 7 in quel caso lì, utilizzate per suonare, quindi noi possiamo lanciarci sample anche tenuti in hold e suonarci sopra, quindi si può fare, e anche da quel punto di vista lì è comodissimo dal punto di vista live, quindi non avendo pad a pannello, tanto per dire, per lanciare dei sample, possiamo assegnarli al tasto. In questo caso tutte le volte che noi accendiamo la macchina il sample è pronto. Siccome era una funzione che tanti lamentavano che non fosse presente un sequencer all'interno di Montage, dove nella serie Motif c'è sempre stato un sequencer abbastanza complesso, completo comunque come sequencer, Yamaha ha deciso di introdurlo, è effettivamente molto più semplificato, però c'è, anche se io ritengo una funzione abbastanza inutile personalmente, o comunque molto secondaria, perché con tutti i computer, con tutte le DAW che ci sono a disposizione, con Cubase che viene fornito gratis insieme allo strumento, direi che ci si può organizzare tranquillamente con un computer per registrare il nostro audio, le nostre canzoni. Lo trovo una cosa molto più semplice ad oggi che utilizzare un sequencer all'interno della macchina. Poi chi è abituato a quello magari dice no, è più veloce, faccio rec anche dall'altra parte, registro anche dall'altra parte, quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista lì. Tra l'altro lo strumento, oltre a una scheda audio migliorata con uscite bilanciate e tutto, via USB trasmette sia i MIDI che l'audio, quindi lo strumento di per sé è come se fosse anche una scheda audio e ci permette con un singolo cavo USB connesso al nostro computer di registrarci l'audio all'interno della nostra DAW fino a 192 kHz e di passare n tracce. Comunque potremmo addirittura le nostre 8 parti all'interno della performance registrarle su 8 tracce diverse, quindi lo strumento è potente, non è assolutamente uno strumento meno potente di altri più recenti. Ci sono strumenti che magari sono più veloci perché sono più recenti, chiaramente, tipo Phantom ad esempio, nel cambio del suono, però Phantom al tempo stesso è strutturato in modo diverso e anche il suo live set è fatto in modo diverso, lì le scene che sono l'equivalente delle performance convivono all'interno del live, quindi è ognuno ha il suo sistema. Diciamo che il sistema di Yamaha
è effettivamente stato portato ad un'unica modalità, quindi tutto lo strumento convive su un'unica base che è la performance, che sia poi composta da una parte o 8 parti, sempre di performance si tratta. Se registriamo il pattern sequencer sempre nella modalità performance, non c'è una modalità sequencer, noi siamo sempre dentro nella nostra performance, premiamo rec e in automatico andiamo dentro nel pattern sequencer. Prendiamo shift control assign, assegniamo i nostri parametri al supernob o a quello che dobbiamo fare, ma siamo sempre nella modalità performance. Andiamo in live set, il live set andrà a pescare dalle performance, quindi comunque è un gradino sopra, quindi c'è il live set e tutta la modalità performance, quindi quello è l'unico step superiore, quello del live set, che però comunque sempre da lì va a pescare, non è un qualcosa di a parte, cioè di esterno o una modalità in più, è solo né più né meno la scaletta che abbiamo a disposizione, c'è l'organizzazione delle nostre performance, dove al tempo stesso abbiamo la possibilità, se noi premiamo edit sul pannello, di rinominare lo slot, di modificare il volume del singolo slot, di copiarlo, di spostarlo, quindi di fare la nostra organizzazione dei suoni, di come abbiamo bisogno della scaletta. Punto e stop. Quindi lo strumento è molto semplice. Sicuramente il successore arriverà, ovviamente nel corso del tempo, prima o poi vedremo il successore di montage. Alcune migliorie che da utilizzatore vorrei vedere nel successore di montage sono relativamente poche, perché comunque la macchina, ripeto, funziona bene e non mi ha mai lasciato a piedi né mi ha mai dato problemi, quindi dal punto di vista dello strumento, di come è stato pensato, anche comunque dopo anni, funziona molto bene e una volta che lo strumento fa lo strumento e il lavoro te lo porti a casa, basta, cioè nel senso ha fatto quello che doveva fare, per cui è stato pensato. Chiaramente i miglioramenti ci sono, perché una macchina uscita nel 2016 dovesse uscire successore, ipotizziamo, nel 2021 fine anno, 2022 o più avanti, comunque ci sono dei upgrade dal punto di vista tecnologico che permetteranno sicuramente delle migliorie sia dal punto di vista di potenza hardware che dal punto di vista di software presente all'interno. Io voglio sperare che un eventuale successore di montage abbia sicuramente un live set magari più rapido nel cambio del suono, che non è niente di trascendentale, cioè nel senso è una cosa comunque veloce, non è una cosa che ci passa un quarto d'ora, quindi non fraintendiamo quello che sto dicendo, però si può sempre avere stacco zero, quindi nel senso esattamente immediato il passaggio tra uno e l'altro, e quella roba lì. Si potrebbe migliorare il discorso delle sintesi presenti all'interno della macchina, perché AVM2 e FMX sì, sicuramente vanno lasciate e tenute perché funzionano benissimo, però si potrebbe ad esempio introdurre una sintesi dedicata ai pianoforti, modello fisico per esempio. Si potrebbe oppure introdurre i campioni presenti sulla serie Avant Grande, quindi con il campionamento binaurale del CFX e del Bosendorfer,
che sono suoni che sono già presenti all'interno della macchina in AVM2, che sono ottimi dal punto di vista live, perché sono suoni che funzionano bene. Soprattutto io utilizzo ad esempio CFX leggermente compresso e funziona benissimo, però magari quando ce lo vogliamo utilizzare pianisticamente parlando o comunque per accompagnare la voce, diciamo che un modello fisico o un campione come quello degli Avantgarde farebbe comodo. Si potrebbe sicuramente introdurre un Virtual Analog, si potrebbe introdurre di nuovo come era su X5 la sintesi VL, si potrebbe inserire tante cose, si potrebbero fare. Sta a Yamaha chiaramente creare una macchina potente, un contenitore diciamo potente, abbastanza da poter gestire tutte queste sintesi e da permetterci di avere abbastanza polifonia per ogni sintesi, in modo tale che non ci sia mai una troncatura. Si potrebbe chiaramente arrivare anche a avere delle performance da 16 parti, non che ci sia effettivamente la necessità di creare performance da 16 parti, perché comunque 8 sono più che sufficienti, perché comunque ragazzi 8 parti non sono poca roba, perché comunque ogni parte si porta dietro i suoi parziali e i suoi oscillatori o i suoi operatori algoritmi, quindi ce n'è di carne al fuoco, ce n'è parecchia e la macchina suona tanto già così. Però chiaramente se noi parliamo di un possibile upgrade, penso che quella sia la strada, perché dal punto di vista di altre migliorie, uscite audio, si potrebbe sicuramente magari introdurre qualche porta USB in più sul retro per connettere altri strumenti. Non saprei cos'altro sinceramente mettere, perché l'action è ottima, lo strumento è comunque ben realizzato, quindi vedremo poi cosa Yamaha avrà in serbo per noi nel futuro. Però comunque qualche miglioria arriverà. Non so se personalmente farò l'upgrade alla macchina, probabile, potrebbe anche essere di no, perché comunque squadra che vince non si cambia. Potrebbe essere che la prenderò in più o sostituirò questa, adesso non lo so. Comunque è una macchina che, ripeto, mi accompagna dal 2017, che ho utilizzato sia in studio che dal vivo e ha sempre funzionato alla perfezione, non mi ha mai dato un problema, quindi assolutamente il top come strumento musicale. Se il sound Yamaha è quello che avete in mente, guardate Montage. Se Montage è fuori budget, c'è la linea Mod X che di base vi porta gli stessi suoni con delle modifiche. Ovviamente il fatto che costa un Mod X6 rispetto a un Montage 6 quasi un terzo di Montage avrà delle differenze, ovviamente dovute al limite del costo. Da qualche parte devono tagliare. Non hanno lesinato sul suono, non hanno lesinato sull'introdurre comunque lo stesso menu, cioè c'è lo stesso il touchscreen, c'è lo stesso il live set e tutto. Chiaramente ci sono delle modifiche in breve, lo chassis è diverso, la meccanica è diversa, non c'è l'aftertouch, live set è limitato a, cioè ci sono 8 parti sempre nella performance, ma se vogliamo che il suono non stacca, le parti utilizzabili sono 4 e non 8, quindi abbiamo il live set a 4 parti, diciamo, senza stacco, invece 8 parti staccherà. Abbiamo la polifonia limitata a 64 note sulla parte FMX invece che 128, abbiamo una scheda audio diversa, abbiamo chiaramente la metà dei controlli a pannello, quindi avremo solo 4 slider, 4 knob e 4 tasti invece che 8, ci sarà comunque super knob, non c'è il ribbon, le wheel non sono messe di fianco ma sono in alto, quindi lo strumento sia 61 che 76 ma anche 88 sarà più compatto, però chiaramente ci guadagniamo in trasportabilità, costo, anche la 88 è molto più leggera rispetto a Montage 88,
Abbiamo le uscite sul retro non sono bilanciate ma dovrebbero essere sbilanciate, c'è il trasformatore esterno, anche la parte quella di audio trasmesso via USB è più limitata perché qua arriviamo fino a 192 kHz se dovessimo averne bisogno e tot canali trasmessi e ricevuti, invece su Modi X il bitrate è più basso, quindi abbiamo se non erro un 44 fino a 44 o 48 kHz, quindi è un po' meno, è di tutto rispetto, è quello che quasi tutti usano, però comunque non si può andare più su di così, e anche il numero di canali trasmessi e ricevuti è ridotto. Chiaramente il suono è quello, la macchina ovviamente ha un po' meno, ma ci permette, se ci piace quel suono, di averlo in un pacchetto più conveniente. Quindi io vi invito a provare lo strumento se non avete ancora avuto modo di provarlo, o comunque voi pensate di fare un upgrade da altri strumenti, o siete utilizzatori di serie Motif e quindi vi serve una macchina magari un pochino più moderna, con il live set o comunque con altre funzioni che lo strumento ha e che quelli precedenti non avevano. Lo strumento costa, siamo sui 2005-2007, adesso il prezzo è aumentato da 61, siamo sui 2700-2800 euro, però i soldi li vale. Se volete gli stessi suoni con delle specifiche in meno c'è la serie Modi X che costa un terzo e vi dà più o meno le stesse cose, è una buona mid-level, effettivamente penso che sia una delle migliori mid-level attualmente sul mercato, quindi potete guardare quello se questa macchina costa troppo per le vostre tasche. La macchina è molto interessante, se vi piace io vi consiglio ancora ad oggi di andare a provarla e di testare se effettivamente è il sound che state cercando, quindi sicuramente dal mio punto di vista è un responso molto positivo. Se questo video vi è piaciuto supportate il canale, mettete mi piace e iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao a tutti!